Io pure che avevo dato la parola che non facevo pagare a noi. Però non hai potuto fare Non ho potuto fare a meno perché poi lui non mi porta nessuno più. E che faccio? Assaggiate un pochettino di acqua di montagna. Acqua di montagna. Acqua di montagna. Ma è liscia o gassata? Questo è il liscio naturale Fonte Noce. Tu considera che dobbiamo guidare? E io vi metto poco, se rimane, penso che la facciamo lasciare. Tanto le fimme le faccio non vivere. Alla signora ci catti il rovino senza me lo tocca. Salute a tutti. Salute. E grazie. Grazie. Grappa le ciliegie. Grappa le ciliegie questa? Sì, aromatizzata con l'amarena. Io penso che la moto con questa roba può andare. Ragazzi, buongiorno. Oggi, ultimo giorno in terra sicura. Dalla migliore struttura rapporto qualità-prezzo mai vista. La struttura di Daniela si chiama Scirocco House. Daniela stamattina era insieme alla mamma che parlava con gli stranieri. C'è solo turismo straniero in questo periodo. Il nostro non è turismo e lavoro, ma anche piacere, chiaramente, di condividere. Ma andiamo al sodo, 50 euro con una colazione spettacolare e il garage per la moto che ora vi andiamo a mostrare. Bagnetto nuovissimo con un'ampia doccia, terrazzino esterno privato dove è possibile fare colazione, letto comodissimo e questa è Sara. Libri a vista ne avrete anche proprio all'uscita della camera, quindi per chi vuole rilassarsi, vuole leggere e vuole portarseli al mare è un ottimo punto di pernottamento e un ottimo punto balneare. Ora velocissimi a prendere il traghetto a Messina a prendere Caronte perché Valentino con il suo amico Rocco e le loro rispettivi mogli ci stanno aspettando. Non dimenticate che siamo a Oliveri, a 2 passi da Tindari, il santuario e anche gli scavi. C'è tanto anche da visitare oltre al piacere del mare. Quindi Valentino, quando vedrai questo video, se abbiamo fatto tardi capisci perché. Abbiamo tante cose da fare, tante, tra cui condividere. Comunque, moto quasi carica, si paga e andiamo. Ci siamo tutti pronti. Lei è Daniela. Quando vi parlavamo di libri, Eccoli guardate, è una biblioteca comunale praticamente. Qua è dove abbiamo fatto colazione e questa è la proprietaria di casa, gentilissima, bellissima, un trattamento ragazzi 5 stelle. Quella è la mamma. Una curiosità, vado per empatia, tua madre era professoressa di lingue? Assolutamente no, ha vissuto qualche anno in Germania. Quindi... Infatti lei mi chiama sempre quando vengono i tedeschi. Il tedesco per noi è difficilissimo. È difficile, va bene, io ho dimenticato tanto anche perché sono 40 anni che manco dalla Germania. Dove ha vissuto in Germania? Saarbrücken, vicino ai confini della Francia. Ah, della Francia, Sì, infatti. sì. Noi vamos che è tardissimo e grazie ancora. Questo è il garage per la moto e questa è la struttura. Salutiamo lo Scirocco House, salutiamo Daniele, salutiamo sua mamma. Torneremo di sicuro perché questo posto ci è piaciuto particolarmente, anche perché le persone fanno sempre e comunque la differenza. Ora più veloce della luce a prendere l'autostrada perché abbiamo 47 minuti, ma tanto non ce la faremo mai in quanto sono le 10:16 e gli orari sono 10:40 o 11:20, quindi scusa ancora Valentino e Rocco, prenderemo sicuramente il traghetto delle 11:20. Nel frattempo che abbiamo lasciato Oliveri, un murales di Peppino Impastato poco prima proprio di salutare la cittadina. Ci siamo autostrada per raggiungere Messina. Penso che molti di voi conosceranno il viso di Peppino Impastato, che fu un giornalista purtroppo ucciso dalla mafia. Arrivati alla fine dell'autostrada abbiamo ancora 15 km per Caronte Tourist. Ora cercheremo tutti insieme di capire come si prende il traghetto perché l'altra volta siamo stati guidati, è stato tutto molto facile. Penso che a breve inizieranno i cartelli, infatti imbarchi Calabria, Caronte Tourist. Uscita consigliata, uscita 5. Fila in galleria, no. Perché? Sembra sia caduto un albero sulla carreggiata, adesso la fila sembra ripartire, dovremmo essere vicini al fattaccio. Eccolo. Il vento di questa notte sicuramente.
anche da quest'altro lato la Calabria fa il suo effetto, come lo faceva dalla Calabria alla Sicilia. Quanti milioni di anni sono che dicono di fare il ponte sullo stretto? Noi speriamo che lo facciano per una più agevole comunicazione per i siciliani, probabilmente. Fateci sapere cosa ne pensate, magari apriamo una discussione proprio su questo, senza alzare i toni. Io sono pro ponte. Messina Sud Tre Mestieri, dovrebbe essere quella la nostra uscita. Non c'è scritto. Ecco, Messina Tre Mestieri, allora già ora io. Vabbè, ma scusa, dove già imbarchimo, Adri? Stiamo uscendo a Tre Mestieri, però imbarchi solo camion. Forse abbiamo sbagliato l'uscita, toccherà tornare indietro. Allora, purtroppo abbiamo sbagliato uscita. Torniamo a prendere l'autostrada perché questa lungomare è trafficatissima. Direzione Palermo, uscita Boccette. Questa che abbiamo seguito, Tre Mestieri, era l'uscita per i camion. Quindi non sbagliate per auto e moto, uscita Messina Boccette. Come Boccetta? Boccette mi pare, amore. Uscita, no, sbagliate, Messina Boccetta. Quindi direzione Palermo. Infatti nella figura di questa uscita c'era il disegno unicamente dell'imbarco per i camion. Con la sorellona carica abbiamo tentato, ma non è. Prossima uscita Messina Gazzi, ma non è, quindi dobbiamo continuare. Tra l'altro nella indicazione Messina Boccetta si è staccata la figura dei traghetti, quindi per chi è del posto e per chi lo fa regolarmente è semplice, per noi che veniamo da fuori un po' meno. Esatto, qui uscita consigliata, uscita 5 Messina Boccetta. L'arrivo a Messina della scorsa volta, cioè l'arrivo in Sicilia, non ci ha aiutati perché era di notte, sì, però era questa la zona, adesso ricordiamo. Questa è l'area limitrofa alla zona portuale di Messina. Sinistra per i traghetti, fila enorme per gli imbarchi, nonostante il semaforo sia verde si è fermi. Poi comunque è una giornata di festa e c'è molto traffico. Ci siamo, Villa San Giovanni, disporsi su una fila, eccolo qua, Telepass. L'imbarco di notte ce lo ricordavamo un po' più veloce. C'è stato un errore di qualcuno per cui o non funziona il telepass o ha sbagliato fila, per cui ha fermato tutta l'intera fila. Adesso il signore che aveva sbagliato se n'è andato, è uscito sulla destra. Potevano evitare il biglietto in questa zona, magari farlo all'interno. E sì, in effetti c'è il telepass, perché ritirare il biglietto? Avrebbero potuto farlo come in autostrada. Forse la strada sullo stretto va fatta, forse, non lo so perché non ci funziona. Ecco, ci siamo. Ritirare il biglietto. Allora, benvenuto, titolo di viaggio, eccolo qua, ci siamo, abbiamo il biglietto. Questa è la fila delle persone senza il telepass, quindi col pagamento normale. Queste pratiche magari andrebbero snellite, sì. Mentre aspettiamo e dietro di noi c'è il traghetto per l'isola di Vulcano e un pensierino ce l'abbiamo fatto, vi diciamo che abbiamo pagato 15,90 € all'andata, ora paghiamo 12,40 €. Finalmente ci siamo. Prego, una buona giornata. Grazie a lei. Quindi non prenderemo Caronte ma prenderemo Telepass. Stavolta non sarà aperto, quindi sarà ancora un po' più difficile resistere qui dentro. Chiudi il casco, Fra, che è meglio. Come al solito vengo ascoltata, come vedete. Perfetto. Finalmente siamo dentro, la moto non si lascia e ne approfitto per cambiare la scheda della GoPro. Queste le nostre memorie, perché la sua è fritta, caldo e rumore pazzesco. Siamo arrivati a Villa San Giovanni. Ciao Sicilia, torneremo presto. Adesso cerchiamo i nostri amici se sono venuti qui al porto. Trinacria, che è il nome della Sicilia. Eccoli, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Io voglio fare una petizione, il ponte sullo stretto. Voglio il ponte sullo stretto. Rocco deve dirvi una cosa che io ho anticipato prima di salpare per la Sicilia. Oggi vi porterò
dove tu morirai e sarai seppellita tra 100 anni, aspetta, io ti seppellirò, capito? Io. Sì, Francesco camperà più di me, però adesso vi spiego la storia. Solita disposizione dell'andata: Rocco e Lucia in pole position, Valentino e Eronima davanti a noi. Purtroppo causa ritardo, un po' per colpa nostra, un po' per colpa dei sistemi che avete visto, dobbiamo saltare Dattilo in quanto Rocco ci ha detto che non riusciremo a fare tutto il giro. Noi ci fidiamo ciecamente di loro, l'altra volta è stata una giornata piacevolissima, l'importante, perlomeno speriamo, che il meteo regga. Eccola la Sicilia, proprio di fronte a noi. A me piace pensare che si guardino guardinghe da millenni, Calabria e Sicilia, come se si temessero e allo stesso tempo si amassero. Oggi 1° novembre, 25 gradi costanti. Eccolo lo Ionio che dà il meglio di sé, calmo come una tavola. E comunque al cartello c'era scritto: benvenuti a Galliciano Kalos Irtete. Iniziamo con una lingua poco comprensibile, ci faremo dire bene. Bova Superiore, giriamo a sinistra. Non a caso la scuola indicata era intitolata Euclide. Ci stiamo addentrando, quindi abbiamo lasciato alle spalle lo Ionio. Che spettacolo da qua! Più si sale e più sale la meraviglia, guardate! Guarda che roba, poi non c'è il sole. Cioè c'è un richiamo alla Cappadocia, è bellissimo. Adesso ce lo faremo ben spiegare da loro, mamma mia! Il bello della Calabria e della Sicilia è proprio questo. Mamma, il colore del mare in fondo. Comunque si sale perché da quota zero siamo passati a 200 metri con pochissimo tempo. Un po' mi dispiace una cosa, che se pubblichiamo queste bellezze non ve ne vogliate, non rimarranno più così magari nascoste, oppure già non lo sono più, però noi non le conoscevamo. Di Peciontoni, agriturismo, mamma mia che odore. C'è stata una ventata di carne alla griglia che anche la sorellona si sarebbe fermata. Infatti tirava da quella parte la sorellona. Oddio, oddio, oddio. Ah, sta facendo manovra. Cioè da qui io non riuscirò a riprenderlo perché c'è anche la rete, ma c'è un colore dello Ionio che è impressionante. Cioè qui con il sole sarebbe diventato un giallo intenso, bellissimo. E comunque Rocco diceva: andiamo sul posto dove tu morirai e ti seppelliremo perché io ho detto più volte, probabilmente l'avrete già sentito, che io vorrò passare il resto della mia vita e finire i miei giorni nella Magna Grecia, come fosse il soffio finale intriso di una storia millenaria che ho sempre adorato. Guarda, forse raggiungeremo proprio lui. Sì, il raggio di sole illumina solo il paesino arroccato. La temperatura è leggermente più bassa, 23 gradi ora, ma siamo saliti a 530 metri. Strada strettissima. Siamo arrivati. Kalos Irtete, anche lì c'era scritto, dovrebbe essere il nome in grecanico. E chi ve la guasta qui? Chi? Ciora Tuvua, non so se abbiamo letto bene. Touring Club italiano, addirittura noi pensavamo di aver scoperto, grazie a loro, un posto divino. Si sale. Ma dove ci avete portato? Ho assillato Rocco perché il tour operator è lui. Gli ho Oggi. detto: Rocco, mi raccomando, vista moto. Non importa quello che mangiamo e cosa, Anzi, e cosa mangiamo. ho già previsto tipo di mangiare anche seduti sulla moto per evitare. Ecco, in realtà qui è vista e moto, cioè è un gioco di parole. È nuovo anche per me perché Rocco è tutto da scoprire, ragazzi. Mi sta Attenzione. insegnando tanto Mettete anche poi i a me, sottotitoli perché attenzione. altrimenti poi Quindi la questa gente è pensa tutta, chissà tutta cosa. opera di Rocco. Ho impastato io qui. In effetti l'ho conosciuto perché a me l'ha presentato Gennaro, che comunque avete conosciuto voi. Sì. E lui l'ha soprannominato Rocco
5 Stelle. No, perché Ma non per Adesso- la aspetta, adesso ma non per capirei, fede dopo. politica, altrimenti noi siamo No, apolitici. assolutamente. Che a noi perché non da lo noi quando si parla di portiamo. Rocco si intende un'altra cosa. Tu sei marchigiano, tra l'altro. Se tu Quella vedi è 5 Stelle significa proprio questo. Ora, visto che l'hai introdotto tu, ti dico una cosa. Quella è la più grande disperazione della mia vita, perché le aspettative generalmente sono quelle, poi puntualmente le disattendo. Però, ecco. Piacere, Rocchino. Piacere, Rocco solo di nome. Come di consueto nei nostri video ci fermiamo a tavola. Nome la Lesto Pitta. Allora Rocco ci spiega come mai si chiama Lesto Pitta. Questo già ti fa capire dove siamo, no? Perché deriva dal greco. Lestos, che significa sottile, e pitta, che significa pane. Lesto pensavo veloce. E perché? Perché è stato tramandato, no? Il lesto sottile, quindi fai una cosa, si faceva velocemente. Che non si lievita. Esatto, quindi è stato assimilato col veloce, in realtà vuol dire sottile. Comunque partiamo bene con il vino rosso che sembra quasi vino, cioè non dico come si chiama, sa quel vino? Non ti preoccupare. È un grande nel montaggio. Tu qui non hai chiesto, va bene. Quindi il vino è automatico, eh? Ci siamo venuti una volta con portato degli amici motociclisti, un amico ha ordinato Coca-Cola. Il signore, che non lo conoscerai, è una macchietta, ci ha guardato e ci ha detto: ma cosa ve lo portate a fare in giro questo? Cioè, capito? La Coca-Cola qua non si può bere. Vi faccio notare una cosa, guardate in fondo, si vede il mare. Oggi purtroppo c'è un po' di foschia, ma tanto noi torneremo l'anno prossimo per circa 5-6 mesi. L'abitazione ce l'abbiamo qua, cioè abbiamo fatto anche il rocito, l'abbiamo acquistata, l'abitazione ci hanno fatto un buon prezzo e il titolare è questo qua. Il titolare è lui, il titolare è lui. Non ci credo. Io sarei felicissimo di potervi ospitare per così tanto tempo. Ma l'amore di Valentino verso di noi è nato perché, guardate dietro di me, guardate quella moto là, se la guardate bene è identica alla nostra Tenerona. Di fianco c'è una grandissima moto molto più potente, però ricordate che l'affidabilità sta di qua a sinistra, no a destra, ricordatelo. Grazie per farci conoscere posti stupendi. Grazie a voi della bella compagnia, ragazzi. Grazie. Salute. Questo è proprio la botte, non è. Lo fanno loro. Effettivamente Ah, è vino di Bottefazzo, diciamo. Vino di botte fatto da loro. Qua in Calabria è come tornare a casa della nonna, cioè è bellissimo. Siete pronti? Qua potete anche spegnere un attimo e andare avanti sul video, fra 2-3 minuti ritorniamo. Io ve l'ho detto. Guardate dall'alto la nostra tavolata. Allora, questa sarebbe la Lesto Pitta. No, è una pizza veloce fritta. È salata o è dolce? salata. Questa roba qua? olive, melanzane, funghi. Tutta roba prodotta da loro? Sì, ora glielo chiediamo pure, però sì. Io però prima, sapete, devo sentire per vedere se le cose riportano. Guardate nel dettaglio. Quindi dobbiamo mangiare. Quando ne siamo del cane mi criticavano. E che mangiamo, non mangiamo niente. Questo che roba è? Questo è il formaggio scheggiato. Ma che roba è? Questo sono peperoni Questo è di una specie di peperoni di piedi. Mamma mia ragazzi. Poi abbiamo mangiato chiaramente. Questo che è? Il maiale? La porchetta? Allora, voi non potete capirlo, quindi vi dovete fidare di me. Condite le mani. Vi lascio la posizione GPS di questo posto, poi mi ringrazierete. Ci hanno provato, dice dobbiamo avere. Noi dovevamo pagare. Discussione in corso. Allora, Io pure che avevo dato la parola che non facevo pagare a noi. Però non hai Però potuto fare non ho questo. potuto fare a meno perché poi lui non mi porta nessuno più. E che faccio io? Però loro non potevano Commercio assolutamente. prima di tutto. Loro stranieri potevano pagare. noi stranieri, stranieri. Noi italiani, stranieri. Cosa stiamo assaggiando di Allora, buono? qui assaggiate un pochettino di acqua di montagna. Acqua di montagna. Acqua di montagna. Ma è liscia o gassata? Questo è il liscio naturale Fonte Noce. Tu considera che dobbiamo guidare? E io vi metto poco. Però è un'acqua di un colore diverso. Colorata. Sì. Secondo me Noi non, sarà da noi non ce l'abbiamo così colorata. E questa qui è acqua forzata. Se rimane, penso che la facciamo lasciare. Tanto le figlie ne facciano vivere. La signora ci catti. La signora ci catti. Voglio quelli sottotitoli. Ci catti lo vino senza me lo tocca. Ah, pensa tu se l'avessi toccato. C'è catta lo vino senza che lo tocca. Ci catti. Cattivo. Voce e verbo. Salute a tutti. Salute. E grazie per Grazie della Grazie. Rappa le ciliegie. Grappa le ciliegie questa? Sì, aromatizzata con l'amarena. Questo è il prodotto di casa. Suovi.
Oh, io scuso come lenzuola. Io penso che la moto con questa roba può andare. Salutiamo la Lesto Pizza da Mimmo. Siamo stati benissimo. Questo grazie a Rocco che ha organizzato il tutto. Stava iniziando a piovere, come vedete dai miei occhiali. Purtroppo si è un po' tornati indietro e questo va detto con l'unificazione d'Italia, ma ne parleremo.